ragazzi, oggi vi mostrerò come realizzare questo copriforno. Questo è un copriforno per un fornetto piccolo, ma nel video di oggi vi mostrerò come realizzarlo sia per forni grandi che forni piccoli, perché vi darò delle indicazioni come prendere le misure, quindi come creare poi il vostro copriforno in base al forno che avete. Questo, torno a ripetere, è per un fornetto di quelli piccolini e quindi come misura è molto piccola. Ma prima di incominciare con il video vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, di accendere la campanellina, di mettere un bel pollice se il video vi piace e di condividerlo così che il canale può crescere e io posso continuare a fare altri video. Poi se avete dubbi, domande o volete semplicemente salutarmi, a me fa sempre tanto piacere ricevere i vostri messaggi, rispondo sempre molto volentieri. Alla fine del video poi lascerò delle foto dove vi faccio vedere com'è il risultato sul forno. Adesso, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera! Quello che dobbiamo fare adesso è andare vicino al forno a prendere alcune misure, esattamente tre. Una è la base del nostro forno, quindi la larghezza del forno. La larghezza del forno, per quanto mi riguarda, è 38 centimetri. Poi dobbiamo prendere l'altezza del forno, ma l'altezza va presa da sotto alla maniglia fino alla base del forno. Nel mio caso sono 22 centimetri. Un'altra misura che ci occorre è la misura interna della maniglia, ovvero la maniglia ha due attacchi a destra e a sinistra. Dobbiamo prendere lo spazio, quindi dall'attacco di sinistra fino all'attacco di destra, quindi la parte interna della maniglia, nel mio caso sono 30 centimetri. Una volta fatto ciò, dobbiamo calcolare quanto vogliamo far grande il rettangolo interno e quindi quanta cornice lasciare intorno. Nel mio caso io voglio una cornice alta di 4 cm, quindi cosa faccio? Ho 4 sopra e 4 sotto, quindi sull'altezza di 22 devo levare 8 cm, quindi 22 meno 8 diventa 14. Mentre per quanto riguarda la larghezza, abbiamo detto sono 38 cm, ma abbiamo sempre 4 cm a destra e 4 a sinistra, il che significa che su 38 dobbiamo levare 8 cm, quindi sarà 30. Il rettangolo interno è 30 per 14. Una volta trovato questo, possiamo quindi adesso andarci a preparare le striscioline per la cornice. Dobbiamo prima vedere la strisciolina per l'altezza. L'altezza, abbiamo detto, del nostro rettangolo interno è 14, ci aggiungiamo 4 cm, quindi 14 più 4 diventano 18. Poi dobbiamo mettere 2 cm di margine e quindi diventeranno 20. Mentre la larghezza che abbiamo detto del nostro rettangolo interno è 30 cm, dobbiamo aggiungere 4 cm di margine della cornice e quindi avremo 30 più 4, 34, più 2 cm di cucitura, arriviamo a 36. Quindi dobbiamo tagliare le seguenti striscioline. Per l'altezza 2 strisce lunghe 20 cm, larghe 6, perché 4 è la larghezza del nostro rettangolo, della nostra cornice, però dobbiamo aggiungere sempre 2 cm di margine, non ve lo scordate perché 2 cm sono la cucitura, quindi 4 più 6, 4 più 2, 6, 20
per 6, 2 strisce, e 2 strisce dovranno essere 6 per 36. Adesso, una volta quindi abbiamo ricavato anche la cornice, manca il retro. Il retro abbiamo detto che sono le misure che abbiamo preso a forno, ovvero 38 per 22. Per le bretelle invece io ho deciso di farle larghe 8 cm per un'altezza più o meno di 18 cm. Perché? Perché dobbiamo calcolare di girare intorno alla maniglia, quindi anche qui dovete vedere quanto circonferenza ha la vostra maniglia. Nel mio caso, quindi, io andrò a tagliare 4 pezzi di tessuto 18 per 10 e poi l'imbottitura per l'interno deve essere 38 per 22. Ok, una volta quindi buttato giù il progetto e una volta tagliate le nostre striscioline, adesso vi farò vedere quindi come poi assemblare il tutto. Una volta che abbiamo quindi tagliato tutti i nostri pezzi, questo che è il pezzo centrale, questo che servono per fare le bretelle per reggere il nostro copriforno e queste che sono le striscioline laterali, la parte di sotto e l'imbottitura. Io l'imbottitura ho utilizzato un'imbottitura piatta, puoi utilizzare anche l'imbottitura come imbottitura il filtro K che va benissimo, tanto giusto per dare un po' di consistenza. Poi questo, essendo comunque un copriforno piccolo, meglio non mettere molta imbottitura, quindi un'imbottitura troppo alta. Nel mio caso, siccome che mi mancava un pezzo, ho fatto questa strisciolina in aggiunta, tanto va bene lo stesso. Adesso, come prima cosa andiamo a fare? Quindi spostiamo questi pezzi che non ci occorrono e quindi andiamo a cucire intorno tutti questi pezzi. Allora, vediamo quali sono quelli più lunghi. Ok, questo è quello più lungo. Quindi prendiamo la parte più lunga del nostro rettangolo centrale e la strisciolina quindi più lunga che va intorno al nostro rettangolo. La posizioniamo dritto su dritto, se avete un dritto e un rovescio, così, cercando di farla coincidere perfettamente sui lati in questo modo e blocchiamo con dei spilli. Adesso andremo sotto macchina, effettueremo una cucitura a punto dritto da questo punto fino a qui, quindi fino alla fine di questa stoffa che si trova qui sotto. Bordo piedino, quindi punto dritto, una lunghezza punto diciamo di 3. Dopo effettuata questa cucitura, alziamo questa parte in questo modo ed andiamo a prendere un'altra strisciolina appoggiandola questa volta da questo bordo qua andando verso giù, quindi in questo modo così, ovviamente sempre dritto su dritto e facendo attenzione che coincidano bene questi lati. Questo un pochino più su, ecco qua. Blocchiamo con dei spilli e come prima andiamo a cucire sotto macchina punto dritto da qui fino a qui, sempre una lunghezza punto da 3 e sempre a bordo piedino. Ok, quindi abbiamo effettuato anche quest'altra cucitura. Adesso andremo a girare questo in questo modo come abbiamo fatto prima e andiamo a appoggiare questo da qui fino a qui, ovviamente come sempre cercando di mettere paro sia qua che qua,
e blocchiamo con dei punti. Questo pezzo che è in più lo andremo a tagliare dopo in un secondo tempo, quindi per ora lo blocchiamo con dei spilli e sotto macchina andremo a effettuare quindi questa cucitura a punto dritto da qui tutto dritto fino a qui. Ok, quindi dopo aver effettuato anche questa cucitura adesso vado a tagliare questo pezzo in eccesso. Io preferisco non tagliarli proprio precise le strisce, perché qualora magari vi sbagliate poi dovete buttare tutto il pezzo di stoffa, perché finché sbagliate una cucitura potete scucire e ricucire, ma nel momento in cui sbagliate una striscia, e lì il problema è che poi dopo la striscia non la potete scucirla, ricucirla, e quindi di conseguenza succede che poi dovete rifare da capo la striscia, insomma quel pezzo di tessuto che avete tagliato un po' troppo in eccesso. Ora, fatto ciò, dobbiamo mettere l'ultima striscia. L'ultima striscia fate molta attenzione perché deve partire da qui in questo modo, ma deve arrivare sotto a questa. Allora qui quando applicate la prima striscia lasciate 1 centimetro e mezzo e poi partite la cucitura. Perché noi adesso andremo a fare questo lavoro e quindi andremo a cucire da qui fino a qua, punto dritto come sempre. A questo punto fate molta attenzione, adesso andremo a fare questa cucitura, poi vi farò vedere come fare il seguito, quindi andrò a fare questa cucitura fino a qua, quindi esattamente vedete fino a questo pezzo dove finisce la stoffa di sotto, parto da qui e cucio fino a qui. Ok, quindi noi abbiamo fatto questa cucitura, adesso questa la sistemiamo per benino così, questa la giriamo di nuovo, quindi la prima striscia che abbiamo cucito la andiamo a girare di nuovo in questo modo e proseguiamo la cucitura da qui fino a qui, quindi continuiamo questo pezzettino di cucitura sempre a punto dritto, quindi sempre con la lunghezza punto di 3 come abbiamo fatto fino adesso. Ok, una volta effettuata quel pezzettino di cucitura andiamo a tagliare queste strisce in eccesso, quindi tagliamo questa e tagliamo anche questa di qua. Quindi andiamo a seguire il bordo, ok? Una volta girato, questo è ciò che ci troviamo. Dobbiamo tagliare anche questa che era quella di prima, quindi sempre seguendo questo bordino di cucitura che ci troviamo qui andiamo a tagliare l'eccesso. Ok, e questa è una parte. Adesso questo ce lo mettiamo da parte perché andiamo a vedere come creare le bretelle. Per le bretelle ci servono 4 pezzi di tessuto, quindi una volta che avete preso le misure come vi ho spiegato prima, le posizionate tutti e 4 i pezzi uno sull'altro facendoli coincidere perfettamente e poi in base alla vostra grandezza, io ora vi dico, io ho fatto una larghezza di 8 e dal centro ho tirato delle linee. Queste linee sono di un'altezza di 4, quindi la metà della larghezza. Quindi se la larghezza è 8, da questo angolo ho segnato un punto a 4 cm, da questo angolo un punto a 4 cm, dal centro ho tirato le linee unendo i punti.
Quello che andrò a fare adesso è quindi tagliare questa punta, mettendo tutti e quattro i tessuti in questo modo. Praticamente andate a tagliare esattamente tutti e quattro, ne andate a tagliare tutti e quattro uguali. Ok, adesso ne prendo due, quindi le separo, due di qua e due di là. Allora, dritto contro dritto le unisco e le blocco con dei spilli. E la stessa cosa faccio con gli altri due tessuti, quindi metto dritto contro dritto uno sull'altro, ok, e vado a bloccare. Adesso vado sotto macchina ed effettuo un punto dritto tutto intorno, a bordo piedino, una lunghezza appunto di 3, sia di questo che di questo. Lasciamo però aperti le parti qui sopra, quindi questa parte dritta superiore la lasciamo aperta, non la andiamo a cucire. Ok, allora, quindi una volta che abbiamo cucito tutto il contorno, adesso andiamo a tagliare gli angoli. Quindi facciamo un taglio così, perché così almeno quando andiamo a svoltare non abbiamo un grande eccesso di stoffa. Qui pure tagliamo in questo modo, quindi tagliamo un po' di stoffa in eccesso che abbiamo qui, ovviamente facendo attenzione a non prendere le cuciture, quindi fate attenzione fin dove arrivate. E adesso svoltiamo, facciamo uscire bene fuori le nostre cuciture, quindi tiriamo tutto per bene fuori e ok. E questa è una, e adesso facciamo anche l'altra. Ok, prima di continuare col nostro lavoro io vi consiglio di stirare tutto, quindi sia questo che abbiamo fatto prima che queste qua, in modo che così almeno siamo più precisi quando continuiamo con le nostre cuciture. Ok, quindi adesso che abbiamo stirato tutti i nostri pezzi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad applicare questi. Questi dobbiamo mettere, nel mio caso, a 15 cm dal centro faccio il primo segno e 15 cm dal centro faccio il secondo segno. Questo perché? Perché, come vi avevo spiegato all'inizio, quando avete preso le misure, dovete prendere la misura della maniglia, quindi della parte dell'attaccatura della maniglia. A me diciamo che da un'attaccatura all'altra della maniglia io ho 30 cm, quindi 15 e 15. Piego il tessuto per cercare il centro in questo modo e adesso da qui mi segno 15 cm a destra e 15 a sinistra, sempre con una penna cancellabile ovviamente. Fatto ciò, prendo quindi la mia bratellina, la metto leggermente fuori di 1 centimetro e dal punto che mi sono segnato verso l'interno la appoggio, cercando di metterla ovviamente dritta e blocco. Allo spillo lo metto abbastanza sotto perché poi dopo qui dobbiamo andare a cucire, se no rischiamo
di prendere gli spilli, quindi blocco così. La stessa cosa faccio con quest'altra, quindi io la prendo, me la posiziono qui in questo modo, lasciando 1 centimetro fuori, e dal punto che mi sono segnata vado all'interno, quindi ok, così la metto verso l'interno e anche questa la blocco. Prima prendiamo questo, lo posizioniamo qui sopra in modo il più preciso possibile, ok, e poi mettiamo l'imbottitura, blocchiamo il tutto. Questa volta utilizzerò dei spilli un pochino più lunghi per bloccare tutto. L'apertura la lasciamo al limite qui sopra, io direi di lasciarla sopra. Allora, siccome dobbiamo cucire al contrario, devo far così, sì, mettere così. Quindi l'apertura la lasciamo qui. Dov'è la penna? Eccola. Poggiamo una mano e lasciamo, diciamo, l'apertura della grandezza di una mano. Una cosa importante però, perché io ho messo i spilli al contrario, o li togliete e li riposizionate, perché così se no rischiate che perché noi andremo a cucire su questa parte, quindi dobbiamo mettere l'imbottitura sotto alla macchina, il che significa che è meglio, diciamo questo perché c'è più comodo che seguiamo la stoffa, quindi forse è meglio spostare i spilli, quindi i spilli vanno sopra, come vedete. Anche io faccio delle gaffe, degli erroretti, quindi prendiamo i spilli, mettiamoli, riposizioniamoli tutti sopra, facendo attenzione ovviamente a non spostare nulla, se no il nostro lavoro non esce bene. Quindi adesso sotto macchina partiamo dal segno, quindi non da questo ma questo sotto, e incominciamo a fare tutto il contorno fino a quest'altro segno, bordo piedino, punto dritto, lunghezza punto 3. Quindi una volta che abbiamo cucito tutto il contorno, quello che dobbiamo andare a fare è eliminare queste parti che escono fuori, quindi le bratelle, le andiamo a tagliare. Tagliamo, io qui già l'ho fatto, l'eccesso dell'imbottitura e tagliamo gli angoletti, ovviamente facendo attenzione sempre a non prendere le cuciture. Ok. E adesso possiamo svoltare, facciamo attenzione perché ricordiamoci ci sono sempre degli spilli, quindi piano piano svoltiamo. Ecco qua, e questo poi sarà, diciamo,
verrà in questo modo. Adesso bisognerà stirarlo tutto per bene. Poi prima di chiudere la parte qui sopra che abbiamo lasciato aperto, io perché ho fatto lasciare aperta la parte superiore? Perché dobbiamo andare a mettere questi bottoncini a pressione. Quindi questa operazione la farò in seguito perché bisogna prendere bene la misura adesso sul forno, quindi bisognerà inserire questo qui al forno e vedere esattamente dove mettere sia il bottone che va sotto che quello che va sopra. Una volta che abbiamo quindi applicato questi bottoncini a pressione, possiamo andare a chiudere qua sopra con un punto nascosto, come abbiamo fatto tantissime altre volte, e il nostro copriforno è terminato. Ora questo è un copriforno, torno a ripetere, per un forno piccolino. Se voi avete un forno più grande, ovviamente questo sarà molto più grande. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto se ci sono domande, dubbi, se volete semplicemente salutarmi. Io sono sempre contenta quando mi scrivete. Ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici!